Allora, buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho in riparazione un bel Luxman, che è un amplificatore vintage degli anni 80, pare 79-80, in eccellenti condizioni estetiche, che però ha dei problemi, diciamo, sia i soliti problemi sul potenziometro e sui commutatori, ma fa anche un difetto strano su un canale. E vediamo se sarà una cosa che si risolve abbastanza facilmente o se magari mi tocca ammattirci come spesso succede. Sarò breve pertanto e proseguite a vedere questo video e vedete anche questa volta quello che combino per voi. Allora, oggi vi presento questo piccolo Luxman, è l'L10. Piccolo perché, come vedete, è veramente piccolo, è basso, però è pesantissimo perché è un apparecchio che è 10 kg, mi pare, e mezzo o giù di lì. È un apparecchio degli anni 80, della 79-80 per essere precisi, e ha dei problemi di scrocchiamenti sul bilanciamento, insomma va controllato quello che ha. È tenuto in maniera perfetta, si può dire, c'è solo pochissimi graffi sul case, sicché apriamolo insieme e poi lo proviamo. Anche il retro si presenta molto bene, si presenta pulito come costruzione e direi che è un bel amplificatore. E togliendo queste tre viti probabilmente si apre. Proviamo. E ecco che è venuto via il coperchio, ora ve lo faccio vedere dentro. Dentro è pulitissimo. Vediamo all'interno questo amplificatore che ha due alimentazioni separate, con due trasformatori toroidali e ovviamente ognuno ha il suo stadio, diciamo, di alimentazione con i condensatori. Qua in fondo ci troviamo i relè delle casse, ce n'è uno per ogni canale e in questo punto qui c'è tutta la parte, diciamo, dei commutatori. Io ho attaccato un carico, attaccherò il segnale del generatore su AUX 1 per fare, diciamo, la prova. Le casse che sono qui accanto sono già state collegate, una e due è l'altra. Ovviamente, come prassi, collegato al carico fittizio e poi vediamo cosa succede con l'oscilloscopio, in maniera che vediamo se ci sono dei movimenti strani muovendo commutatori o potenziometri. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay, che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Sono in questa scatola, li apro un attimino. Questi sono tre circuiti stampati, questo è un circuito stampato in SMD, guardate queste piazzole come sono precise. Stessa cosa, questo è un altro circuito stampato, anche i fori sono molto precisi, le serigrafie sono veramente fatte bene e le piazzole sono veramente ben realizzate, belle lucide, si saldano, diciamo che è una bellezza. Ordinare su PCBWay è estremamente facile. Qua mettete le dimensioni del circuito stampato, potete scegliere la forma e veramente potete farlo di qualsiasi forma. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Accendo l'amplificatore, è scattato il relè delle casse, vediamo un po'.
come vedete i segnali, abbasso il volume del carico, i segnali sono in qualche maniera. Se io muovo il potenziometro del bilanciamento, la cosa cambia poco. Il potenziometro del volume dà qualche problema anche lui, e il commutatore che fa fono AUX 1 AUX 2, se lo tocco tende a dare, diciamo, dei problemi, sicché la prima cosa che bisogna fare, e forse speriamo l'unica cosa da fare, vedete sto muovendo il commutatore, è una bella pulizia di tutti i commutatori. Vediamo come si può fare. Alcuni ho visto sono aperti, e sicché è una bella cosa. La pulizia dei potenziometri, la pulizia dei commutatori è stata fatta tutta. Dove era possibile arrivarci ci sono andato con la penna in vetroresina, e diciamo la commutazione, se vedete ora, non è più incerta, non ci sono più problemi. C'è però un problema, se lo vedete, nella forma d'onda, in una delle due forme d'onda. Se vedete la forma d'onda, quella superiore, è a posto, mentre quella inferiore ha dei picchi qui, un ingrossamento in questo punto qui, e se alzo anche dalla parte sopra. Ora vi faccio vedere un attimino come è fatto l'amplificatore. Ora i finali sono da un canale qui dentro e dall'altro canale, ovviamente sono dall'altra parte, comunque sono dentro. Ve ne apro uno un attimo e vi faccio vedere che è insomma abbastanza un lavorone lavorarci, ci fa anche, diciamo che non è agevole lavorarci. La corrente è staccata, le vitine le avevo levate, vi faccio vedere come si andrebbe a lavorare qui dentro. Vedete, costruito bene, però c'è un però, che anche per andare a lavorare semplicemente sul circuito stampato va disassemblato praticamente dalla letta dei finali, e questa non è una bella cosa. Ora, un difetto del genere, con la forma d'onda rovinata in quel punto lì, allora io vi consiglio le cose più semplici. Diciamo che teoricamente potrebbe essere anche un problema di regolazione del bias. Allora, qui per regolare il bias in questo apparecchio è un po' più noioso che degli altri, vi faccio vedere. Allora, vediamo se riesco a inquadrarlo. Mentre in tanti apparecchi si va a misurare ai capi di queste resistenze di solito, in questo qui diciamo c'è un sistema un po' più all'antico. Allora, questo è il trimmer di regolazione del bias, però bisogna tagliare questo ponticello qui, e al posto di questo ponticello qui, va fatto per tutti e due i canali, ci ho messo un amperometro, un milliamperometro in serie, e a quel punto lì va regolato questo potenziometro qui, questo trimmer qui, per una data misura. Però la fregatura è che bisogna dissaldare questo, e poi dopo, una volta finito di fare la taratura, ci va risaldato il ponticello. È un pochino più una scocciatura, sicché la prima cosa che farei, controllerei su questo canale, che è quello che non funziona, bias e poi offset, e poi procediamo con l'altro. Però intanto vediamo se il bias era corretto e se invece è fuori, diciamo, tolleranza, e magari crea quel problema, ce lo speriamo. Collegato i puntali del tester inseriti come amperometro, come milliamperometro al posto del ponticello. Allargo l'immagine, ho messo in questa maniera, si dovrebbe vedere, e accendo l'amplificatore. Dovrebbero essere, dopo 5 minuti di funzionamento, 80 mA. Qui non siamo in millivolt perché stiamo lavorando in corrente, e lui vedo che sta salendo troppo. Già ora siamo al doppio di quella che dovrebbe essere.
aspetto 5 minuti e poi dopo rinquadro. Qui però mi sa che si va oltre 200 mA perché sta salendo, si sta andando fuori scala. Ora ecco, lo strumento è fuori scala. Ora aspetto 5 minuti e poi inizio la regolazione. Sono passati 5 minuti, vediamo di fare un po' di regolazione intanto per farlo scendere e portiamolo, se riusciamo, su 80 mA. Allora, prima, mentre stavo regolando il BIAS, si è spenta la camera, non me ne ero accorto. Comunque avevo regolato la corrente giusta di BIAS, che era troppo alta. Sembrerebbe a posto, però sembrerebbe, perché come si alza il volume, se vedete, inizia a fare quella cosa in fondo, e sicché, nonostante ci si lavori male, non resta che smontare tutta la basetta e vedere un po' quello che è successo. Allora, la scheda dei finali l'ho smontata e ora non mi rimane che mettermi lì e vedere cosa ci può essere che non funziona, e mano a mano che trovo qualcosa ve lo faccio vedere, perché chiaramente non posso, come vi ho già spiegato altre volte, mettermi lì con la telecamera e prendere delle misure che tanto o vi tappo oppure mi confondo io. Sicché mano a mano che trovo qualcosa vi rendo partecipi. Allora vi voglio far vedere una cosa, perché alle volte bisogna lavorare con la logica più che con la strumentazione. Allora io alzo e, se vedete, come al solito abbiamo questo sbaffo qui della forma d'onda, probabilmente è un'autoscillazione, e vedete, e fa questo lavoro qui. Io alla scheda, ora ve la faccio vedere, aspettate, stacco l'amplificatore. Allora, io su questa scheda ci sono diventato, diciamo, un po' matto, prendendo misure anche con l'oscilloscopio e arrivando, diciamo, a una conclusione. Io ho già fatto la prova, comunque vi faccio vedere una cosa. Queste qui sono coppie, diciamo, differenziali fatte dalla ditta stessa. C'è un non riesco a capire se questo è metallo o plastica, e due transistor inglobati dentro. Io avevo provato anche a smontarli, la cosa buffa è che me li dà tutti buoni, però mi sono accorto, diciamo, di una cosa lavorandoci. Ora noi smontiamo questa qui, questa coppia, e ve la faccio vedere con la prova transistor, e vi faccio vedere che è buona. Ora io smonto, spero che non si sfochi la videocamera perché non la vedo, smonto questi transistor inglobati insieme. Eccoli qua, non so se si vedono. Eccoli qua, ora ve li faccio vedere da vicino e li proviamo. Allora, il tavolo è un po' ingombro, si vedrà male. Comunque questo è uno dei due transistor, dopo ve le apro. Diamola via. E come vedete me lo dà buono. Ora metto l'altro, lo sposto sull'altro e si rifà la prova. La stessa cosa è se si misurasse con il tester, ovviamente. Ecco, l'ho rimesso, ho messo quell'altro, gli ridiamo la via, lo testa, e anche questo me lo dà buono, mi dà il suo HFE, mi dà tutto, è buono. E sembra, uno dice, cazzo, questi, scusate la parolaccia, questi transistor, voglio dire, sono buoni, e magari prosegue oltre. Però bisogna ragionarci. Allora, questi transistor qui ora li smonto perché ne faccio una coppia diversa. Secondo me hanno iniziato ad autoscillare, anzi non secondo me, iniziano, diciamo, a autoscillare per conto proprio. E è per quello che fanno quel problema lì. Ora proviamo a cambiarli.
si vedono male, questi l'ha fatti la ditta stessa, sono messi qui dentro, che ripeto non ho ancora capito se è plastica o se è metallo, e sono incollati. Ora io provo a togliere questo, è metallo, vediamo se mi vengono via. Sono incollati, ci sarà da smoccolare, proviamo un attimino a tirarli con una pinza. Sono incollati molto bene, vedo se lo apro di più e vi rifaccio vedere, se non divento matto. Ecco qua, ho allargato la base metallica, ora vengono via bene. E come vedete sono i famosi due transistor accoppiati insieme, è stato usato il mastice addirittura. Ora io ne metto due, ne prendo due, le rimetto dentro e li blocco e ci proviamo a rimontarli. Due transistor così, ovviamente sono gli stessi, le monto dentro, ci do un goccino di colla e proviamo a rimontarli. Ecco qua, li ho rimessi insieme. Ora al posto del mastice che c'era ci diamo un collante un pochino più moderno, così rimangono insieme. Ecco un pochino di cianacrilato, così rimangono insieme. E ora li rimontiamo. Eccoli lì, li ho rimessi al suo posto. C'è il cianacrilato che li tiene, diciamo, belli uniti, questa fascetta che le stringe li tiene belli uniti, perché devono fare come se fossero, diciamo, un transistor solo. Ora li saldiamo e poi dopo rifacciamo la prova. Ecco, ho fatto vedere che l'ho saldati, ora poi le giro, li metto a faccia in su così le saldo meglio, perché non è che sia venuta una grandissima saldatura. Spesso non vi faccio vedere perché lavorare con la videocamera, che devo stare lontano, e fare la ripresa e lavorare sono due cose che perlomeno per me, che non sono di quelli bravi, stanno male insieme. Ecco, ora riproviamo l'amplificatore, dopo poi lo monterò e tarerò tutto, comunque lo proviamo, vediamo se è cambiato qualcosa. Allora facciamo la prova, è rimasto tutto come prima, non ho toccato BIAS, non ho toccato niente perché ovviamente poi va tarato e lo devo fare con la schedina rimontata. Però se alziamo, come vedete, non c'è più il baffo e abbiamo già alzato oltre rispetto a prima. Questo vuol dire che il problema erano i transistor che, nonostante sembravano buoni, ma non lo erano. Vi volevo fare un riassunto breve su come ho determinato il problema di questi transistor qui, che anche se buoni potevano dare dei problemi. Allora, la prima operazione che abbiamo fatto è stato provare a regolare il BIAS, perché alle volte con un BIAS sbagliato mi era già successo che faceva un difetto analogo, non proprio come quello, ma dava delle cose strane alzando il volume, che per scrupolo è stata la prima cosa. Avete visto, ho provato a regolare il BIAS, che oltretutto era alto, e poi vi spiego anche perché era alto. Ho provato a regolare il BIAS, ma non abbiamo ottenuto praticamente nessuno scopo, abbiamo solamente spostato, bastava alzare di più il volume e il difetto, diciamo, si ripresentava. Allora, ovviamente ho dato una controllata a tutte le resistenze, quelle, diciamo, di un certo valore, dando la priorità a quelle di un certo valore. Non ho controllato certo queste qui da 0,22, all'inizio ho controllato quelle da un dato valore per vedere se erano cambiate e potevano aver cambiato i parametri dei transistor. Una volta visto che era a posto, purtroppo mi sono dovuto metterli tralasciando i finali per provare che non fosse diciamo una coppia di finali, perché queste sono due coppie di finali in parallelo, una coppia di finali incriminata non si sa mai. Semplicemente ho rimosso
prima da una parte e poi dall'altra le due resistenze che sono sugli emettitori, ma chiaramente a basso volume non dà nessun problema, però il difetto persisteva. Ho controllato i piloti e sono passato dopo a questo transistor qui, che è quello che fa da sensore, ma non dava problemi nemmeno questo, e ho dovuto controllare questi transistor qui tutti, e tutti mi davano per buono. Allora a quel punto avevo la certezza che fosse un'autoscillazione quel problema lì, anche il fatto del bias che comunque rimaneva più alto del dovuto nella posizione come era di fabbrica. L'ho rimesso questo più o meno nella stessa posizione di fabbrica e il bias l'ho ritrovato alto come l'avevamo trovato alto quando siamo andati a tararlo. E a quel punto lì ho dato una controllata ai condensatori principali, a parte questo elettrolitico qui che andava bene, a questi altri condensatori qui che sono da 330.000 picofarad e alcuni da 220.000, che quelli un attimino più grossi gli ho dato una controllata, e sono passato poi a un certo punto a questi piccoli che sono montati fra la base e il collettore, e tutti risultavano a posto, nessuno dava dei problemi. A questo punto mi sono trovato un attimino perso, perché ho detto ora che ha questo amplificatore. Allora ho notato una cosa, che in tutti questi altri coppie di transistor, se vedete, fra base e collettore c'è un condensatore, mentre qui non c'è. E allora ho detto, boh, fai vedere se questi per qualche motivo suo, anche se non sono stati progettati così, fammi provare. Allora ci ho messo un condensatore fra base e collettore da 33 picofarad e l'effetto è rimasto uguale, continuava a autoscillare. Allora, sempre per fare la prova, ho messo un condensatore più grosso, ho messo un condensatore da 10.000 picofarad, sempre montato fra base e collettore. A quel punto l'autoscillazione è sparita, ma ovviamente se qui non era nato un condensatore, qui non ce lo potevo mettere arbitrariamente, probabilmente mandava poi a modificare la banda passante, presumo, anche se non è una prova che poi ho fatto. Allora ho rismontato questi transistor qui che l'avevo provati e ci ho montato due transistor in aria, diciamo, senza accoppiarli comunque, e a quel punto è sparito il problema completamente. Ho rimontato i transistor per farvi vedere quelli accoppiati, incollati insieme, ho fatto vedere il problema, poi l'ho tolti, ho rifatto la nuova coppia dei transistor, l'ho montati e avete visto anche voi che nonostante lo strumento le segnasse, e anche il tester ovviamente le segnasse per buone, col tempo avevano variato probabilmente qualche caratteristica e andavano in autoscillazione. E questo è diciamo in parole povere la risoluzione del guasto. Parole povere, a dirla si fa presto, a farla mi ci è voluta più di mezza giornata. Prima di rimontare questa scheda ovviamente vanno scaricati i condensatori, dato che la tensione arriva sui finali, le posso scaricare anche di qua. Ora una cosa importante, prima di rimettere a posto la scheda, che ora ve la faccio vedere, nel video avete visto che ho fatto presto, ho individuato il guasto e poi ve l'ho fatto vedere. E nella realtà ci è voluto un bel po' di tempo, diciamo ho perso una mezza giornata per trovare il guasto. Qualcuno dirà, ma perché non l'hai fatto vedere in diretta? Non l'ho fatto vedere in diretta a parte il tempo, perché o si lavora e si cerca il guasto o si pensa a fare il video, e poi quando uno lavora, io sono toscano, sì che qualcosa scappa e non può essere messa nel video. Il discorso è questo, tanti lo fanno vedere, però o lo faccio, o prima cerco il guasto e poi faccio finta di trovarlo con voi, oppure voglio dire faccio come ho fatto ora, ho individuato il guasto e vi ho spiegato il motivo e vi ho fatto vedere la differenza fra il pezzo vecchio e poi il pezzo nuovo rimontato dentro.
perché mi garba essere trasparente, onesto. Allora, questa è la schedina che dopo ci colleghiamo l'amperometro per fare la taratura del bias. Perché non ve l'ho fatto vedere? Perché ho dovuto iniziare a controllare prima di tutto che non fossero magari i pre dei finali, che alle volte possono oscillare, perché possono andare in oscillazione. Infatti lo faceva solo quando dava un pochino più di segnale. E poi da quella via ho dovuto controllare questi transistor differenziali, ho controllato che non ci fosse delle resistenze variate, che ovviamente se poi i transistor vengono alimentati in maniera anomala possono dare quel problema lì, fino a dire poi fammi provare a togliere, diciamo, questi differenziali e fare la prova. Siccome sono differenziali che sono stati fatti con 2 transistor, ho fatto la prova rimontando i 2 transistor alla volta e vedendo prima questa parte, questo, e poi sono arrivato a questo che era l'ultimo, era proprio quello che dava il problema. Una volta che ho individuato il guasto, ci ho rimontato questo, ovviamente per farvi vedere. Questo è quello che ho rifatto io, ci ho rimontato quello vecchio che vi ho fatto vedere, e poi dopo con voi vi ho fatto vedere che l'ho smontato. Ci abbiamo rimontato i transistor riuniti insieme con una goccia di collante, l'ho rimontato e vi ho fatto vedere che a quel punto l'apparecchio rifunzionava. Se no potevo fare la faccia tosta e dire proviamo insieme, ma insomma quella lì è fa del cinematografo, non è fa delle riparazioni. È qualche minuto che l'apparecchio è collegato. Ora regolerò questo trimmer qui, questo celeste, fino a portare l'assorbimento su circa 80 mA. Dopo regolerò quest'altro trimmer per far sì che l'offset sia il più basso che sia possibile, sotto 10 mV. Ora regolo questo trimmer, lo porto circa a 80 mA e poi aspetterò un pochino di tempo e eventualmente lo ritocco, quello senza farvelo vedere. Io vi faccio vedere il procedimento ovviamente, poi come si dice non si può far vedere tutto. Ecco, siamo intorno agli 80 mV, vedete che lui ora cerca di salire, poi tornerà un attimino indietro, perché mano a mano che la basetta scalda, il transistor che sente, che è attaccato sulla basetta, che sente la temperatura, tenterà di riportarlo indietro. E io ritoccherò piano piano questo trimmer qui per portarlo sugli 80 mA circa di assorbimento. Allora, qui c'è l'amplificatore acceso, collegato al carico. Ora inquadriamo l'oscilloscopio e vediamo la potenza massima prima del clipping. Questo amplificatore dovrebbe essere 55 watt, sicché 55 watt, se non mi sbaglio, sono 3 quadretti, perché l'oscilloscopio è messo a 20 volt per quadretto. Vediamo cosa succede. Comunque 3 quadretti li fa tutti, sono 50, praticamente dovrebbero essere circa 56 watt, così che l'amplificatore è perfettamente funzionante. Ora stiamo misurando la distorsione su entrambi i canali, siamo circa a metà potenza. Uso tutti e due i distorsimetri, così si fa prima, vi annoio meno. 0,03, questo qui c'è il punto davanti e questo qui lo dà in chiaro 0,03 qualcosa anche lui. Sicché anche come distorsione ci siamo, l'amplificatore direi che è a posto. Allora anche questo video è terminato, l'amplificatore mi ha fatto ammattire un bel po', ma insomma è stato sistemato, è un amplificatore che merita, è ancora molto quotato sul mercato e sicché nonostante l'ammattimento, diciamo, ha meritato perderci tempo dietro, perché diciamo è un amplificatore sempre molto valido. Se il video vi è piaciuto, come al solito ve lo devo chiedere, mettete un mi piace. Chi non si è iscritto al canale si può iscrivere al canale, che tanto è gratis, così il canale cresce. Chi vuol fare qualcosa di più può
o acquistare un super like che contribuisce alla crescita, diciamo, del canale per quello che le spese che ci sono, diciamo, a tenere sul canale. Chi volesse fare, diciamo, un'altra cosa può fare una donazione PayPal e il link lo trova nel profilo. E a questo punto io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!